Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Sono la sua infermiera, ma conosco il segreto di sua moglie. Mi chiamo Erika. Mi prendo cura di Marco ogni giorno. Sua moglie Isabella viene a trovarlo con dei fiori. Gli sorride, gli tiene la mano. Ma io so dove va ogni notte. Conosco la verità e la verità è pesante. Faccio l'infermiera da 10 anni. Amo aiutare le persone. Mi piace far sentire al sicuro chi è malato. Ma a volte la malattia non è solo nel corpo. A volte il dolore più profondo è nel cuore. Marco ha 70 anni. Vive in una grande casa con un bellissimo giardino. L'erba è sempre verde, gli alberi sono alti, le stanze sono pulite ed eleganti, ma quella casa è troppo silenziosa. L'anno scorso Marco ha avuto un ictus. Da allora il suo corpo è diventato debole. Non riesce più a camminare bene. La sua mano sinistra non funziona bene. Ha bisogno di aiuto per mangiare. Ha bisogno di aiuto per vestirsi. Ha bisogno di aiuto per passare dal letto alla sedia. Per questo vengo ogni mattina. Sono la sua infermiera privata. Marco un tempo era un uomo d'affari molto potente. Ha lavorato duramente per tutta la vita, ha costruito un'azienda, ha guadagnato molti soldi. Ma in quella casa ho imparato una cosa triste. I soldi possono comprare il comfort, ma non possono comprare la salute e non possono comprare il vero amore. La moglie di Marco si chiama Isabella. È molto più giovane di lui, ha 40 anni, è molto bella. Ha lunghi capelli neri, indossa abiti costosi, gioielli d'oro e un profumo intenso. Quando ho iniziato a lavorare lì, pensavo che fosse una moglie amorevole. Mi disse: «Per favore, si prenda cura di mio marito, lo amo tantissimo». Il suo sorriso sembrava perfetto. Così le ho creduto. Ogni mattina arrivo alle 8, saluto il cuoco, saluto la donna delle pulizie, poi vado nella stanza di Marco. «Buongiorno Marco», gli dico. Mi ha chiesto lui di chiamarlo Marco. Diceva che signor Marco lo faceva sentire troppo vecchio. «Buongiorno Erika», risponde lentamente. Parla lentamente a causa dell'ictus, ma la sua mente è ancora lucida. Apro le tende. La luce del sole entra nella stanza. Lo aiuto a mettersi seduto. Gli lavo il viso con un panno caldo. Lo rado con attenzione perché gli piace essere sempre in ordine. «Grazie, Erika», mi dice sempre. Marco è sempre gentile. Seguiamo la stessa routine ogni giorno. La routine lo aiuta a sentirsi tranquillo. A colazione mangia fiocchi d'avena e beve tè. Lo imbocco lentamente. Parliamo del tempo. A volte parliamo delle notizie.
Quando c'è il sole lo porto in giardino sulla sua sedia a rotelle. Gli piace stare vicino ai fiori. Una volta correvo qui, mi disse un giorno. Mi piaceva correre in questo giardino. Alle 10 arriva quasi sempre Isabella. Porta sempre dei fiori. Quasi ogni giorno sono rose rosse. Buongiorno, amore mio, dice. Gli bacia la fronte e mette le rose in un vaso. Il volto di Marco cambia quando la vede. I suoi occhi si illuminano. La ama profondamente. Chiunque può accorgersene. Ciao Isabella, dice lui. Sei bellissima. Grazie tesoro, risponde lei. Si siede accanto a lui e gli prende la mano che riesce ancora a muovere. Parlano per qualche minuto. Lei gli racconta della casa, delle sue amiche, dei suoi progetti, ma non rimane mai a lungo. Dopo 20 minuti ha sempre una scusa per andare via. Ho una riunione. Devo andare in palestra. Mia madre ha bisogno di me. Marco non si lamenta mai. Annuisce soltanto. Va bene, Isabella, buona giornata, grazie per i fiori. Poi lei lo bacia di nuovo. Quando lo guarda, i suoi occhi sembrano pieni di dolcezza. Ma quando guarda me, il suo viso diventa freddo. Si prenda cura di lui, Erika, dice. Sembra più un ordine che una richiesta. Sì, signora Isabella, rispondo. Dopo che se ne va, Marco continua a guardare la porta per molto tempo. È molto impegnata, dice piano. Questa casa le dà davvero tanto da fare. Sì, Marco, rispondo. Non voglio ferirlo, così gli do ragione. Ma poco a poco ho iniziato a notare alcune cose. Le infermiere notano i dettagli. Osserviamo il respiro, il colore della pelle, i piccoli movimenti, i minimi cambiamenti. E io osservavo Isabella. Notavo che il suo telefono vibrava sempre. Quando era con Marco lo controllava spesso di nascosto. A volte sorrideva guardando lo schermo. Un piccolo sorriso segreto. Poi rimetteva subito via il telefono. Notavo anche come si vestiva quando diceva di andare in palestra. Una camicetta di seta, tacchi alti, profumo costoso. Chi va in palestra con i tacchi alti? Notavo che sembrava sempre più felice quando usciva di casa. Camminava in fretta, non si voltava mai indietro. Poi, un pomeriggio, Marco stava dormendo. Andai in cucina a prendere dell'acqua. Nel corridoio sentii Isabella parlare al telefono. La sua voce era bassa e dolce. Mi manchi anche tu, sussurrò. Arriverò presto, lui sta dormendo. L'infermiera è con lui, incontriamoci nel solito posto. Rimasi immobile. Stava parlando di Marco e stava parlando di me. Poi rise piano. Non era una risata normale. Era la risata di una donna innamorata. Quando si voltò mi vide. Per un secondo il suo viso impallidì.
Poi il suo sguardo diventò duro. Erika, disse, da quanto tempo sei lì? Sono venuta solo a prendere dell'acqua, risposi. Non ho sentito niente. Era una bugia. Mi guardò attentamente. Poi disse: Bene, Marco ha bisogno di riposare. Non lasciarlo solo troppo a lungo. Sì, signora Isabella. Prese la sua borsa e uscì. Io tornai nella stanza di Marco. Dormiva serenamente, non sapeva nulla. Mi sedetti accanto a lui e guardai le sue mani deboli. Quelle mani avevano lavorato per tanti anni, avevano costruito una vita, avevano costruito una casa. E ora, proprio quando aveva più bisogno d'amore, sua moglie gli stava mentendo. Volevo dirgli la verità, ma avevo paura. Il medico aveva detto che Marco doveva evitare ogni forma di stress. E se la verità gli avesse spezzato il cuore? E se non mi avesse creduta? Isabella era sua moglie, io ero soltanto l'infermiera. Lei avrebbe potuto licenziarmi. E allora chi si sarebbe preso cura di lui? Così rimasi in silenzio. Passarono i giorni, passarono le settimane e quel segreto diventava ogni giorno più pesante. Ogni volta che Isabella portava dei fiori, provavo rabbia. Lei sorrideva, lei mentiva e Marco le credeva. Una sera di pioggia, dopo il lavoro, la mia macchina si ruppe, non voleva più partire. Il meccanico non poteva arrivare prima della mattina seguente. Così chiamai un taxi. Mentre attraversavamo le strade bagnate della città, la pioggia batteva forte contro i finestrini. Poi ci fermammo a un semaforo rosso ed è lì che vidi qualcosa che non avrei mai dovuto vedere. Guardai fuori dal finestrino del taxi. Eravamo fermi davanti a un ristorante elegante. Sembrava un posto romantico. Sui tavoli c'erano piccole candele. Una luce soffusa filtrava dalle vetrate. Poi vidi una decappottabile bianca parcheggiata fuori. Il mio cuore si gelò. Conoscevo quella macchina. Era l'auto di Isabella. Guardai verso la finestra del ristorante. E poi la vidi. Isabella era lì. Indossava un vestito rosso. Era bellissima. Rideva mentre teneva in mano un bicchiere di vino. Di fronte a lei c'era un uomo. Sembrava giovane, forse aveva 30 anni. Aveva i capelli scuri e un viso affascinante. Lui allungò la mano sopra il tavolo e le prese la mano. Poi Isabella si chinò in avanti. Anche lui si avvicinò. Si baciarono. Non era un bacio tra amici. Non era un piccolo errore. Era un bacio pieno di desiderio. Il semaforo diventò verde. Il taxi ripartì. Il ristorante scomparve dietro di noi. Ma quell'immagine rimase impressa nella mia mente. Ora avevo una prova. Non era solo una telefonata. Era tutto vero. Isabella stava tradendo Marco.
Quella sera tornai nel mio piccolo appartamento. Non riuscivo a mangiare. Mi sedetti sul divano e pensai a Marco. Probabilmente era già a letto, pensando a sua moglie. Forse credeva che fosse a una cena di beneficenza. Forse credeva che fosse con le sue amiche. Lui si fidava di lei. E lei lo stava tradendo. Le lacrime mi salirono agli occhi. Sembrava tutto così ingiusto. Quella notte non riuscii a dormire. Quando chiudevo gli occhi sognavo Marco che piangeva. Mi chiedeva aiuto, ma nel sogno non avevo voce. La mattina seguente andai al lavoro stanca e con il cuore pesante. Quando entrai in quella casa tutto mi sembrò diverso. Le pareti, i fiori, le stanze silenziose sembravano tutte piene di bugie. Andai nella stanza di Marco. «Buongiorno, Marco», dissi. Era sveglio e guardava il giardino. «Buongiorno, Erika», disse lentamente. Poi mi guardò. «Sembri stanca». «Non ho dormito bene», risposi. Lui annuì. «Anche io ho passato una brutta notte». Mi avvicinai e gli misurai la pressione. Era un po' alta. «Ha qualche dolore?» gli chiesi. «Vuole che chiami il medico?» Marco mi guardò con i suoi tristi occhi azzurri. «Mi fa male il cuore», disse. Mi spaventai. «Il petto? Ha un dolore al petto?» «No», sussurrò. «Non quel tipo di dolore. Mi fa male il cuore per la vita». Rimasi in silenzio. In quel momento sembrava più vecchio del solito. Poi disse: «Erika, sei una persona onesta. È una cosa che ho sempre apprezzato di te». Le mie mani iniziarono a tremare. «Grazie, Marco. Posso farti una domanda?» «Certo». Abbassò lo sguardo sulla sua mano debole. «Secondo te Isabella è felice?» Quella domanda mi colpì come un pugno. Non sapevo cosa rispondere. «Credo che sorrida molto», risposi con cautela. Marco fece una piccola risata triste. «Sì, sorride quando porta i fiori. Sorride quando mi saluta». Poi mi guardò di nuovo. «È giovane, Erika. È piena di vita. Io sono vecchio, sono malato. Passo le mie giornate chiuso in questa stanza. Questo non significa che debba smettere di amarla», dissi piano. «Lei è suo marito». «Marito», ripeté. A volte quella parola non basta. Poi il suo sguardo diventò serio. «Erika, dove va?» Tutto il mio corpo si irrigidì. Lo sapeva, o almeno sentiva che c'era qualcosa. «Non lo so», dissi piano. «Dice che va in palestra da sua madre oppure a delle riunioni». Marco scosse lentamente la testa. «Tu sai qualcosa. Lo vedo dal tuo viso. Non sei una brava bugiarda, Erika. Ed è anche per questo che mi fido di te». Allungò la mano verso la mia. La sua mano era calda, ma debole. «Per favore,
disse. Sono vecchio, ma non sono un bambino. La gente pensa che la malattia mi abbia reso cieco. Non è così. Sento la distanza, sento il freddo, sento la verità che mi circonda. La sua voce si spezzò leggermente. Dimmi quello che sai. Lo guardai per un lungo momento. Vidi il suo dolore, ma vidi anche la sua dignità. Meritava la verità. Non era un bambino indifeso, era un uomo che aveva costruito una vita, un uomo che meritava rispetto. Feci un respiro profondo. Marco, dissi, ieri sera l'ho vista. Lui non si mosse, continuò soltanto a guardarmi. L'ho vista in centro, era in un ristorante. Era da sola? Chiese. La sua voce era quasi un sussurro. No, risposi. Era con un uomo. Marco chiuse gli occhi. La sua mano lasciò lentamente la mia, si appoggiò allo schienale del cuscino, non urlò, non pianse, sembrava soltanto molto stanco. Capisco, disse. Nella stanza calò il silenzio, solo l'orologio appeso al muro continuava a ticchettare. Mi dispiace, dissi. Mi dispiace davvero tanto, Marco. Aprì di nuovo gli occhi. No, Erika, disse. Non dispiacerti. Grazie per avermi rispettato abbastanza da dirmi la verità. Lui voltò il viso verso la finestra. Nel profondo del mio cuore lo sapevo, ma non volevo crederci. La speranza può rendere una persona cieca. Che cosa farà adesso? Gli chiesi. Ho bisogno di riflettere, rispose. Proprio in quel momento sentimmo un'auto fermarsi fuori. Erano le 10. Isabella era arrivata. Il corpo di Marco si irrigidì. È qui, disse. Vuole che le dica che sta dormendo? Gli chiesi. Posso chiederle di tornare più tardi? No, disse Marco. La sua voce sembrava più forte. Lasciala entrare. Ho finito di nascondermi dalla verità. La porta si aprì. Isabella entrò nella stanza. Indossava un vestito giallo acceso. Tra le mani teneva un grande mazzo di tulipani gialli. Buongiorno, disse con una voce dolce. Sembrava allegra, sembrava innocente, ma ormai quella stanza non le credeva più. Buongiorno, Isabella, disse Marco. La sua voce era calma ma fredda. Isabella si avvicinò al letto e si chinò per baciarlo. Marco girò il viso dall'altra parte. Il suo bacio sfiorò soltanto la sua guancia. Isabella si fermò, sembrava confusa. Marco, che cosa c'è? Marco la guardò dritta negli occhi. I fiori sono belli, disse. Li hai comprati dopo la palestra? Sì, rispose subito. Dal fioraio all'angolo. Marco la osservò in silenzio. O li hai comprati dopo la cena di ieri sera?
Nella stanza calò il silenzio. Il sorriso di Isabella scomparve. Le sue mani strinsero più forte il mazzo di fiori. «Di cosa stai parlando?» chiese. «Ieri sera ho cenato con mia madre». «Basta», disse Marco. Sollevò la sua mano debole. «Ti prego, smetti di mentire. Abbi almeno un po' di rispetto per me e per te stessa». Isabella si voltò verso di me. Il suo viso si riempì di rabbia. «Che cosa gli hai detto?» disse con tono duro. «Sei una spiona». «Non parlare così a Erika», disse Marco ad alta voce. Era la voce più forte che gli avessi mai sentito. Poi iniziò a tossire. Il suo viso diventò rosso. Mi precipitai accanto a lui. «Marco, respiri lentamente», dissi. Gli diedi dell'acqua e gli massaggiai delicatamente la schiena. Isabella rimase immobile vicino al letto. I tulipani le scivolarono dalle mani e caddero sul pavimento. «Marco, ti prego, ascoltami», disse. «No», rispose lui. «Ho già ascoltato abbastanza bugie». La guardò con occhi stanchi. «Ti ho dato la mia casa, ti ho dato la mia fiducia, ti ho dato il mio cuore, ma tu mi hai dato solo storie, segreti e tradimento». Gli occhi di Isabella si riempirono di lacrime. «Mi sentivo sola», disse. «Tu sei malato. Passi tutto il giorno chiuso in questa stanza. Anch'io avevo bisogno di una vita». Per un attimo il volto di Marco si addolcì. «Capisco la solitudine», disse piano. «Capisco che essere sposata con un uomo malato non sia facile. Se volevi andartene, avresti potuto dirmelo. Se volevi il divorzio, te lo avrei concesso». Poi la sua voce tornò ferma. «Ma tu non hai scelto l'onestà. Hai scelto il tradimento. Volevi i miei soldi, ma non volevi essere mia moglie». Isabella non disse nulla, perché non c'era più niente da dire. Marco chiuse gli occhi per un momento. Poi li riaprì e disse: «Vattene». «Marco, ti prego». «Vattene», ripeté. «Vai da lui. Vai a vivere la vita che hai scelto. Ma non tornare mai più qui». Isabella lo fissò. Alla fine capì. Il gioco era finito. Si voltò e uscì dalla stanza. I suoi tacchi risuonavano nel corridoio. Poi la porta d'ingresso si chiuse. Pochi istanti dopo la sua auto partì. La casa tornò di nuovo silenziosa. Marco guardò i tulipani gialli sul pavimento. «Erika», disse piano. «Sì, Marco». «Per favore, buttali via». Raccolsi i fiori e li buttai nella spazzatura. Poi tornai accanto al suo letto. «Come si sente?» gli chiesi. Marco chiuse gli occhi. Una lacrima gli scese lentamente sul viso. «No», disse, «non sto bene, il mio cuore è spezzato». Poi riaprì gli occhi.
ma ora sono libero. La bugia è finita. Gli strinsi delicatamente la mano. Io sono qui, gli dissi. Non dovrà affrontare tutto questo da solo. Mi guardò con gratitudine. Erika, sei molto più della mia infermiera. Sei mia amica. Sono passati 6 mesi da quel giorno. La vita in quella casa è diversa, è ancora silenziosa, ma adesso quel silenzio è sereno. Marco dorme meglio, mangia meglio, ride più spesso. A volte lo porto in giardino sulla sua sedia a rotelle e lui mi racconta storie della sua giovinezza. Ha assunto un avvocato. Il divorzio è ormai concluso. Isabella ha ricevuto una parte del denaro, ma non ha preso tutto. Marco dice: quello era il prezzo della mia libertà. Alcuni giorni si sente ancora triste. Gli manca la donna che credeva fosse Isabella, ma poi ricorda la verità e la verità gli dà forza. Ho imparato molte cose da Marco. Ho imparato che i soldi non possono comprare la lealtà. Ho imparato che le bugie possono rendere vuota anche la casa più bella, ma ho anche imparato che la verità può essere l'inizio della guarigione. Sono ancora l'infermiera di Marco. Ogni mattina entro nella sua stanza e apro le tende. Buongiorno Marco, gli dico. Buongiorno Erika, mi risponde. E adesso, quando sorride, il suo sorriso è vero. Mi chiamo Erika. Questa non è stata una storia facile da vivere, ma sono felice di aver scelto l'onestà. A volte dire la verità fa paura, a volte abbiamo paura del dolore che può provocare, ma le bugie rendono le ferite ancora più profonde. La verità può fare male all'inizio, ma può anche rendere una persona libera. Adesso io e Marco stiamo andando in giardino. Il sole splende, gli uccelli cantano e oggi i fiori sono bellissimi. Non perché siano costosi, ma perché sono veri. Grazie per aver guardato tutta la storia. La storia di Erika e Marco ci insegna una lezione importante. A volte la verità fa male, ma le bugie possono fare ancora più male. Marco si è fidato della persona sbagliata. Erika aveva paura di parlare, ma alla fine ha scelto l'onestà. E quella scelta ha aiutato Marco a liberarsi da una vita piena di bugie. La parola italiana di oggi è la verità. Significa the truth. Scrivi nei commenti una frase semplice usando la verità. Per esempio, Erika ha detto la verità. Oppure, la verità può rendere una persona libera. Dici anche, secondo te Erika ha fatto la cosa giusta dicendo la verità a Marco, sì o no? Scrivi la tua risposta nei commenti. Se questa storia ti ha aiutato a migliorare il tuo italiano ascoltando, iscriviti a
Italiano Tales per altre storie semplici in italiano. Continua ad ascoltare, continua a imparare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.